Non molto delicato, devo dire. Ciao ragazzi e bentornati in questo mio nuovo video. Io sono Michele insieme all'X2 Pro 3 per la sua prova di volo. Un drone che vi ha incuriositi, anzi ci ha incuriosito davvero tanto perché? Beh, perché costa davvero poco più di 100 euro, è dotato di una cam 4K con gimbal meccanico a 3 assi, GPS, VPU e tanta altra bella roba, quindi sulla carta fenomenale. Ma sarà troppo bello per essere vero? Beh, scopriamolo subito. Oggi c'è molto vento, ma devo dire che è davvero molto stabile. Ovviamente considerate sempre che è un drone da poco più di 100 euro. Niente male. I comandi sono davvero molto morbidi, il drone vola bene. Mi piace molto il feeling degli stick di controllo. Per questo prezzo sono davvero molto precisi. Bello anche il display sul radiocomando che sotto luce diretta solare si vede bene. Ora non so nell'immagine registrata dalla telecamera, però io non ho nessun problema. Possiamo abbassare e alzare il gimbal. Purtroppo qui la velocità è un po' troppo alta e non è regolabile. Proviamo ad attivare il Follow Me. Ok. Il Follow Me direi che funziona, il drone mi segue, lui si basa sul GPS dello smartphone per seguirci. Funziona davvero molto bene. Proviamo ora qualche scatto. Proviamo ora un video. E proviamo ora ad attivare il ritorno a casa automatico. Tornerà. Lui sale fino a una certa altezza e poi scende. Stoppiamo magari il ritorno a casa automatico per evitare che atterri sopra alle rocce. Ok. Non molto delicato, devo dire. Prime considerazioni post volo sull'X2 Pro 3. Beh, per quel che costa vola davvero molto bene. Restituisce un ottimo feeling, specialmente per quanto riguarda il sistema di controllo. Gli stick sono incredibilmente precisi, anche le Smart Fly come il Follow Me funzionano molto bene. Il ritorno a casa nessun problema. L'unico grande problema, come molto spesso accade su questi droni, è la qualità di foto e video. Purtroppo direi che è molto scarsa. Questa non credo proprio sia una cam 4K e anche se fosse, purtroppo, come ho già spiegato nella prima parte di questa video recensione, lui salva i video unicamente tramite streaming sullo smartphone, quindi in HD. E il 4K è quindi impossibile, anche se magari il sensore è 4K. Cosa sarebbe costato inserire uno slot micro SD qui dentro? Questo non lo so, sono i soliti misteri sui droni cinesi da pochi euro economici, insomma. È un vero peccato, si perdono sempre in un bicchiere d'acqua. Per il resto lo considero un ottimo drone, se non uno dei migliori droni economici low budget per iniziare a volare, per prendere confidenza con questo fantastico mondo. Oggi abbiamo volato con un vento abbastanza sostenuto, con un indice KP7, sì lo so, non bisognerebbe volare in queste condizioni, ma noi l'abbiamo fatto e come avete visto è rimasto sempre lì, fermo in volo. Controllabilissimo, tanta roba, però non è adatto ovviamente a chi cerca un drone fotografico come il Mavic Mini, ma parliamo ovviamente di prezzi diversi. Se cercate un ottimo drone fotografico con cui iniziare, il mio consiglio è sempre il Fimi X8 Mini SE, che ad oggi si trova a poco meno di 300 euro su Banggood. Vi lascio i link e coupon per acquistare sia lui, sia il Fimi X8 Mini SE, sia tanti altri droni che io vi consiglio qui sotto in descrizione video. Dateci un'occhiata ed entrate nel mio canale Telegram ufficiale TechBestDeals, linkato anch'esso qui sotto in descrizione
prossimi video, perché lì pubblicherò i coupon sempre aggiornati, quindi vi aspetto e se volete entrate anche nel mio gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia. Bene, e direi che questo è davvero tutto. Ora però voglio sapere la vostra opinione in merito all'X2 Pro 3. Cosa ne pensate? Lo trovate perdonatemi, sì, lo so, sono a mezze maniche, a inizio novembre a Bari, ma fa ancora caldo. Dicevo, fatemi sapere cosa ne pensate di questo drone, prego, inquadralo, lo acquistereste, non lo acquistereste, vi piace oppure no? Beh, parliamone insieme qui sotto nei commenti e se questo video vi è piaciuto potete supportarmi con un semplice e gratuito, dove lo metto? Da qualche parte, like, un commento, una condivisione, iscrivetevi a questo canale se l'avete già fatto e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. Direi che questo è davvero tutto, io vi saluto, vi auguro buon volo e una buona giornata. Che sto dicendo? Vabbè, alla prossima, ciao ragazzi!